segnale radio a 2 tacche. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. In questa bellissima location con il mare che si confonde con il cielo proveremo il nostro consueto range test, questa volta con il nuovo DJI Mavic Air 2. Come sempre voleremo sul mare in quanto è una zona con poche interferenze, quindi potremo renderci conto dell'effettiva distanza massima raggiungibile con il nostro Mavic Air 2 in configurazione CE Mode, ovvero l'unica che possiamo acquistare dai negozi italiani ed europei. Solitamente io volo sempre in questa zona molto isolata anche per evitare incidenti. Lo so che spesso mi chiedete di volare in città, però ragazzi no, è pericolosissimo, preferisco fare questi range test a mio totale rischio e pericolo, in quanto rischio davvero di buttare nel mare, nell'acqua, oltre 800 euro di drone, quindi se cade meglio che magari ferisce qualche pesce piuttosto che cada su qualche testa. Il vento oggi è quasi totalmente assente, quindi non dovrebbero esserci particolari problemi né all'andata né al ritorno. Vi ricordo che il range massimo raggiungibile secondo DJI per il Mavic Air 2 in CE Mode è di 6 km contro i 10 km dell'FCC. Sarà vero? Beh, scopriamolo! Bene, eccoci qui, ho calibrato sia la bussola che l'IMU, vediamo il canale radio, definizione metterei fluida per avere il minor lag possibile, canale mi sembra abbastanza buono, lasciamo tutto automatico e possiamo decollare. Take off. Vai. The home point has been updated, please check it on the map. Lasciamo in overing qualche secondo per fargli prendere il punto di ritorno a casa e andiamo. Allora, lo alziamo ad un'altezza di riferimento di circa 70 metri. Notare che non si vede praticamente nulla, il mare si confonde con il cielo. Ok, vediamo se la mappa GPS ha salvato la posizione. Perfetto, sono partito da... oddio ragazzi, ok, paura, sono partito da un punto molto isolato. Impostiamo in modalità sport e andiamo. Come vedete in alto a destra abbiamo 19 satelliti agganciati, i sensori anticollisione sono disattivati in modalità sport a questa velocità. Bene, siamo già al 91% di carica, alziamoci un po' verso i 90 metri e continuiamo ad andare spediti a tutta velocità. Siamo quasi a 1 chilometro di distanza. Vi ricordo che DJI indica 6 km di range per questa versione in CE Mode. L'FCC invece arriva a 10 km. Perdonate l'ansia, ma questi voli sono sempre al cardiopalmo, si dice così ragazzi. Comunque, segnale in alto a destra ancora al massimo, sia per il GPS sia per la trasmissione video, che ho impostato su fluida per avere meno lag possibile. Io sto muovendo ogni tanto il gimbal per rendermi conto se il drone è precipitato o no, perché non si vede praticamente nulla, è tutto uguale mare e cielo, almeno qui sullo smartphone. Ok ragazzi, siamo a 54 km orari, che è la massima velocità penso, e siamo all'80% di batteria. Noi continueremo ad andare avanti fino al 60% circa, dopodiché inizieremo il ritorno a casa automatico.
non c'è particolare vento oggi. Alziamoci un attimo. La trasmissione del segnale, ragazzi, è davvero fluidissima, non ha nessun tipo di problema. Abbiamo ancora il 14% circa di batteria. L'autonomia dichiarata è di 35 minuti, 34 perdonatemi, però a queste velocità scende davvero molto in fretta. Siamo arrivati ai 3 km, vi ricordo che qui con il Mavic Mini arrivammo a 3 km e 200 metri. Ok. Otto minuti di autonomia residua. Voglio provare a toccare almeno i 4 km. Vediamo se ci arriviamo. $3.500, $3.600, $3.700, $3.800. Oh, che ansia, amici, che ansia. Riusciremo a tornare indietro? Basterebbe un filo di vento in più per non riuscirci. E siamo arrivati a 4 km di distanza senza nessun problema, ma ora dobbiamo necessariamente tornare indietro per questioni di batteria. Quindi abbiamo superato i 4 km agevolmente. Sto tornando indietro in retromarcia. Perché questo? Perché solitamente i droni hanno le antenne poste nei braccini posteriori, quindi diciamo che orientato in questo modo il segnale dovrebbe essere maggiore. Comunque 4 km li abbiamo raggiunti, vedo molto difficile arrivare a 6 km di distanza e tornare indietro sinceramente. Ora arriviamo attorno ai 2 km, poi girerò il drone verso di me e inizierò a tornare indietro normalmente. Forse all'andata c'è un leggerissimo vento, che infatti ora, come vedete, l'autonomia sta calando molto più lentamente. Comunque, sicurezza davvero assoluta. Il drone non ha perso praticamente mai il contatto radio, le ultime parole famose. Ora lo perderà sicuramente. Ok, direi che posso girarmi. In basso al centro vedete la minimappa, che è comodissima per capire dove siamo noi e dove si trova il nostro drone. Se i miei calcoli sono esatti, dovremmo arrivare qui con il 40% di autonomia fra i 2,5 km che restano e i 100 metri di altezza da discendere. Notare che ora è aumentata anche la velocità massima. Siamo a 65 km/h, siamo al 50% di autonomia, manca 1,5 km per arrivare, ci siamo quasi. Iniziamo magari ad abbassarci di quota, dato che non abbiamo particolari ostacoli sul tragitto. Dovremmo essere lì, in teoria. 45%. Magari mi sarei potuto spingere, perdonatemi l'italiano, ma in questi casi l'ansia è tanta, vicino ai 5 km di distanza, però ho preferito mantenere un margine sicuro. Guardate com'è veloce, tra l'altro. Ora impostiamo in velocità manuale, cioè velocità normale, e iniziamo. Mamma mia, è arrivato come una saetta. Iniziamo l'atterraggio.
automatico. Landing. Qui. Tornato a casa con il 42% di batteria, niente male. Ed eccoci qui ragazzi, il nostro DJI Mavic Air 2 è tornato sano e salvo anche questa volta. A parte la tremenda ansia che avrete sicuramente colto durante la traversata, direi che sono parzialmente soddisfatto. Il drone si è comportato benissimo, mai una disconnessione, mai un momento di lag, quadrettini, niente, immagine sempre pulita, fluida e nitida. Abbiamo superato senza problemi i 4 km all'andata e i 4 km al ritorno. Vi ricordo che qui pochi mesi fa con il Mavic Mini arrivammo a 3200 metri. Ma attenzione ragazzi, perché è vero che il Mavic Air 2 è arrivato ad oltre 4 km senza particolari problemi per quanto riguarda la trasmissione video e la trasmissione del segnale radio. Qui abbiamo l'OcuSync 2 uguale al Mavic 2 Pro e Mavic 2 Zoom, ma è anche vero che la batteria ha sofferto tantissimo nonostante oggi praticamente non ci sia quasi vento. Sicuramente rischiando un po' sarei arrivato attorno ai 5 km o poco più, ma trovo davvero impossibile arrivare ai 10 km dichiarati per la modalità FCC, che è identica tranne per la potenza del segnale radio. Forse a 10 km arriva, però poi atterra lì e non ritorna più. E cosa dire in conclusione ragazzi, se non state molto attenti quando fate questi E cosa dire ragazzi in conclusione se non di stare molto attenti quando fate questi range test, perché sì, il drone è affidabilissimo sotto questo aspetto, però la batteria è una grossa incognita, specialmente in giornate con un po' di vento o vento sostenuto. Magari può succedere che all'andata il drone va fluidissimo e arriva ai 6 km sfruttando massimo il 30% di batteria, ma al ritorno con un po' di vento rischiate di non tornare più a casa. Buongiorno ragazzi, il Mavic Air 2 è lì pronto al decollo. Perché? Perché mi sono rivisto il range test di ieri pomeriggio e mi sono reso conto che la Sport Mode ammazza letteralmente la batteria. Oggi quindi voglio provare con le stesse condizioni atmosferiche, stesso vento di ieri, ad effettuare un secondo range test in modalità normal senza spremere troppo il drone in Sport Mode. Sarà meglio? Sarà peggio? Scopriamolo. Ok, riproviamoci, questa volta risparmiando batteria dato che abbiamo già calibrato ieri e anche oggi il cielo non è nuvoloso, c'è tipo nebbia, credo non dovrebbe piovere, però stiamo attenti lo stesso. Ok, partiamo come ieri, questa volta in modalità normal senza sport mode. Lì sotto c'è una barchetta, salutiamoli già che passiamo. Ok, allora alziamoci ad un'altezza di circa 90 metri come ieri. Ogni tanto muoverò il gimbal per rendermi conto che tutto stia funzionando e proviamo a spingerci fino al 60% di carica residua di batteria per avere una percentuale buona per il ritorno a casa senza correre troppi rischi oltre quelli che sto già correndo, ma voi con me in questo video. Ok, allora prima considerazione, sì, la carica della batteria scende ma non così velocemente come in sport mode. Penso che la sport mode di questo drone sia molto più estrema rispetto a quella degli altri droni Mavic, che non consumano così tanta batteria. Invece qui, se la usate, mi raccomando, fatelo con prudenza perché vi ammazza letteralmente la carica della batteria. Siamo arrivati quasi a 1 chilometro con il 5% di batteria utilizzata, che direi non è niente male. 39 km/h di velocità massima, la minimappa in basso a sinistra, tutto normale, nessun errore, qualità del segnale ottima, piene tacche, anche se la qualità del segnale indicata dall'applicazione DJI Fly anche su Mavic Mini
è un po' così, perché passa da tacche massime a una tacca in 2 secondi, tipo, con poche vie di mezzo. Bene, siamo arrivati già a 1400 metri. Ieri eravamo arrivati a 4200 metri, quindi cerchiamo di superare quel record. Ok, cerchiamo di direzionarci verso il drone grazie alla mappa in basso. 90% di carica residua. Io penso che potremmo anche riuscire a superare i 4 km di ieri. La velocità non è mai fissa, penso dipenda anche dalle condizioni atmosferiche a quell'altezza, che comunque sono a 100 metri di altezza, il vento è diverso da quello che abbiamo qui a terra, quindi ci sta. 85% di carica. Vediamo il gimbal, è sempre molto fluido, come vedete, l'inquadratura, nessun problema. Con questo Mavic Air 2 non abbiamo il problema di direzionare le antenne perché sono fisse nel radiocomando, dobbiamo solo preoccuparci di stare in posizione verso il drone grazie al radar in basso al centro. Piene tacche ancora di segnale radio, siamo arrivati a 2 km 8, alziamoci un po' attorno ai 100 metri di altezza. Guardate quando ci alziamo come diminuisce l'autonomia. Ecco, quindi cerchiamo di non alzarci troppo, restiamo così. Purtroppo la fase di ascesa è quella che consuma più batteria in assoluto, quindi quando volate io consiglio sempre di evitare fasi molto frequenti di sali, scendi, sali, scendi, sali, scendi, meglio focalizzarsi, cioè andare a una certa altezza e rimanere lì. Siamo all'80% di batteria, 3400 metri, velocità media sui 38 km/h. Ieri siamo arrivati al 60% di batteria a 4100 metri circa, ma considerate che il vento è praticamente identico ieri e oggi, quindi non ci sono differenze in tal senso. La differenza principale l'ha fatta la Sport Mode, che ha dimezzato praticamente l'autonomia della batteria. E questo nonostante la Sport Mode vada a disattivare i sensori anticollisione frontali e posteriori, che invece qui sono attivi, come vedete in alto a destra. Ok. Abbiamo superato i 4 km di ieri e a me sta venendo tanta ansia. Voi non vedete, ma mi trema tantissimo il radiocomando. L'immagine è sempre molto fluida, senza problemi. Cerchiamo di toccare i 5 km di distanza. ,5 km e l'ansia sale, anche perché sarei davvero al pelo nel ritorno a casa. Ok, primo segnale d'emergenza. Ma noi proviamo comunque ad arrivare ai 6 km. ,5, 8, ,5, 9, segnale radio a 2 tacche,
annulla. 6 km ragazzi superati. Ok, si torna indietro, sperando di tornare indietro, perché ora se si alza un filo di vento il mio drone penso sia spacciato. Inizia la parte più difficile ragazzi, il ritorno a casa del nostro amato drone. Riuscirà a tornare a casa oppure no? Non lo so ragazzi, spero di sì. Comunque abbiamo superato i 6 km. Ok, minimappa dove sei? Eccoti qui. Forza Mavic 2, torna a casa sano e salvo. Non dovrebbe esserci particolare vento a ritorno perché vedo che l'autonomia non diminuisce, anzi aumenta. Quel poco vento che c'è è all'andata, quindi in teoria sarei potuto arrivare anche ai 6 km e mezzo, forse. Secondo i miei calcoli dovremmo arrivare a casa con il 30-25% di carica residua, se tutto va bene. Non troppo. Ah sì, importante ragazzi, quando volate su specchi d'acqua come il mare, ma ancora di più i laghi che sono più uniformi, senza troppe onde eccetera eccetera, cercate di non volare sotto i 20 metri di altezza, perché i sensori anticollisione inferiori hanno dei problemi di lettura sull'acqua, cioè leggono male e a volte i droni precipitano in acqua per errori di lettura dell'elettronica del drone, quindi molta attenzione in tal senso. Avevo pronosticato il rientro con il 30% di carica residua. Qui purtroppo mancano quei comodi indicatori della DJI Go 4 con la carica residua, la carica utile per ritorno a casa, è tutto molto più semplificato sulla DJI Fly e questo aspetto non è che mi faccia troppo impazzire. Oh, siamo sotto il chilometro ragazzi, attenzione. Continuiamo la discesa, 200 metri, 33% di carica. Eccomi! Ok, fantastico. Non ci credevo più, non ci speravo più e invece eccolo qui. E anche questa è andata. Bentornato Pargolo mio. Beh ragazzi, che dire, secondo range test un successone. Siamo arrivati ai 6 km dichiarati dalla DJI per la sua versione in CE mode. Ovviamente è tutto da dimostrare che raggiunga queste distanze anche in ambito urbano, soggetto a molte interferenze. Comunque è stato un grande traguardo. Io non ve lo consiglio, ma se volete avventurarvi in questo esperimento fatelo in modalità normal e non in sport mode. Vi ricordo che io lo faccio, realizzo questi test unicamente come test per renderci conto che quel che dice la casa madre sia reale oppure no, risparmiando a voi l'onere di questo test, di questa paura, insomma. Spero di avervi fatto cosa gradita. Ok, questo è tutto. Ora voglio sapere voi cosa ne pensate di quello che avete appena visto. Siete soddisfatti? Sì, no? Avete provato anche voi un test di distanza? Spero di no. Fatemi sapere a che distanza siete arrivati e parliamone insieme qui sotto nei commenti. Se volete acquistarlo vi ricordo che trovate tutti i link sia per la versione CE che FCC qui sotto in descrizione video, link e coupon insieme ai link per il nostro canale Telegram dell'offerta Tech Best Deals, dove pubblico offerte su questo e tantissimi altri prodotti, e anche i link per il nostro canale Instagram ufficiale e gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia. Entrate numerosi! E infine, se questo video vi è piaciuto e vi ha procurato tanta ansia come al sottoscritto e quindi volete magari supportarci, vi ricordo che tutti i nostri contenuti sono totalmente gratuiti per voi, ma se volete ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. Bene, direi che questo è tutto, noi ci diamo appuntamento al prossimo video sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!